Dario, i miei pomodori stanno diventando tutti neri. Questa è una domanda ormai che mi viene fatta spesso durante questi giorni per via del caldo afoso. Innanzitutto volevo precisare che questo imbrunimento sulla parte inferiore del pomodoro non è una malattia, ma è una fisiopatia. Questa fisiopatia si presenta quando c'è carenza di calcio all'interno dei tessuti del frutto del pomodoro e si presenta proprio attraverso questa macchia di color marrone sulla parte bassa del pomodoro. Si potrebbe anche presentare su peperoni, melanzane, ma il pomodoro diciamo che è la coltura che va per la maggiore. Oggi proverò a darvi 3 consigli per evitare questo problema, per prevenirlo fondamentalmente, perché non si può curare. Suggerimento numero 1, se già sapete che andrete incontro a questi problemi, quindi se già li avete avuti negli scorsi anni, evitate di piantare pomodori a bacca grossa, perché questa fisiopatia si presenta per lo più nei pomodori a bacca grande, quindi il San Marzano, il Tombolone, il Cuor di Bue e i vari insalatari, mentre molto improbabile, quasi impossibile che si presenti su pomodori a bacca piccola, vale a dire il sherry, il ciliegino, il datterino. Scrivetemi nei commenti su quale varietà si è presentato il marciume apicale, voi che tipo di varietà piantate di solito, a bacca grande, a bacca piccola, così in modo da avere anche un riscontro di quello che abbiamo detto. Secondo consiglio, l'acqua va data con regolarità. Molto spesso mi sento dire che questo problema si risolve innaffiando più spesso perché è una carenza di acqua. È vero, questo tipo di fisiopatia si presenta di più in piante che sono soggette a stress idrico. Di conseguenza spesso viene confusa con la carenza idrica. In realtà non è una carenza di acqua, rimane comunque una carenza di calcio che si presenta di più in piante che vengono non irrigate regolarmente, quindi laddove c'è uno scompenso idrico la fisiopatia si presenta con più frequenza e con maggior probabilità. Consiglio numero 3, allo stesso modo della carenza di acqua potrebbe portare questo tipo di problema anche l'eccesso di acqua, quindi un eccesso idrico potrebbe portare appunto ad asfissia radicale le piante, che quindi non sono più in grado di assimilare il calcio. Quindi anche laddove dovesse essere presente l'elemento calcio all'interno del terreno, la pianta non riesce ad assimilarlo per via dell'eccesso idrico, quindi evitate i ristagni idrici, evitate la poca acqua. Detto questo, facciamo una conclusione per capire come comportarsi quando si presenta questo problema. Allora, innanzitutto quando il problema si presenta, quindi quando la macchia sul pomodoro è visibile ad occhio nudo, non possiamo più fare nulla, quindi questi pomodori, questi frutti ormai sono da buttare. Anzi, io consiglio di buttarli, quindi di staccarli e di buttarli, perché non fanno altro che assorbire risorse importanti che potrebbero servire ad altri pomodori. Bisogna intervenire in prevenzione quando noi sappiamo che il terreno è povero di calcio e le varietà che abbiamo piantato sappiamo che sono varietà soggette al marciume apicale. Andremo a fare delle concimazioni a base di ossido di calcio, nitrato di calcio in prevenzione, quindi quando i frutticini diciamo sono ancora piccoli e per tutto il ciclo produttivo. Le fonti di calcio possono essere di vario tipo, poi lascio a voi scegliere quale volete utilizzare. Potete utilizzare i gusci di uovo, che sono ricchissimi di calcio. Ovviamente dovete fare tutto un procedimento per poterlo rendere biodisponibile alle piante. Eventualmente faremo un video apposito dove spieghiamo come comportarsi in questo caso, oppure potete utilizzare dei concimi, se ne trovano tantissimi in commercio, qualcuno ve lo metto qui in descrizione. Mi raccomando, come sempre, se il video vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale, accendete la campanella perché altrimenti YouTube non vi fa vedere le notifiche degli altri video che andrò a fare, e niente, condividete il video. Grazie, alla prossima.